Ciao ragazze mie e bentornate sul mio canale. Allora, oggi andiamo a fare un video bello. Bello. Mi è venuta l'ispirazione di fare questo video. Scopriamo qual è il tuo talento amoroso. Mm? Quindi scopri qual è, andiamo a scoprire qual è il tuo vero talento amoroso, quindi no, nella sensualità, nell'erotismo, l'eleganza dell'essere, a che tipo di dinamiche appartiene, va bene? Per farlo utilizziamo oggi le carte di Manara, le carte dell'amore, perché ci ho messo tutti i segnetti alle signorine nude, ecco, ci ho messo tutti gli scotch possibili. E quindi andiamo, finalmente li riutilizziamo con l'augurio che YouTube non dica niente, perché altrimenti mi oscura il video. E andiamo a vedere anche con le carte metaforiche associative qual è il tuo talento amoroso. Allora, le facciamo con, mi rivolgerò soprattutto alle ragazze, alle donne. Ragazzi miei, voi ribaltate il concetto, va bene? Perché la parte vostra femminile interna è ciò che è proprio il talento amoroso, no? La parte un po', diciamo, la magia. Ma anche la determinazione di un maschile. Comunque, ragazzi miei, fatevi ispirare, ribaltate il concetto. Quindi parlerò alle nostre donne, alle nostre ragazze, qual è il tuo talento amoroso. Abbiamo oggi tre varianti, le potete sentire anche tutte e tre o più di una, lasciatevi sempre ispirare dalla vostra intuizione e dalla vostra maestria. Allora, abbiamo variante del cuore rosso, variante della stella verde, variante del cuore giallo. Qual è il tuo talento amoroso? Lo andiamo a vedere subito. E partiamo dalla prima variante. Allora, la mettiamo qua e andiamo subito a vedere con le carte di Manara qual è il tuo talento amoroso, che poi sono anche le carte di chakra. Qual è il tuo talento amoroso per le mie ragazze della prima variante del cuore rosso? Andiamo a vedere qual è il tuo talento amoroso. Qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Vediamo. Wow, e questa signorina qui. Allora, il tuo talento amoroso mi dice che ha a che fare proprio con il secondo chakra. Tu fai tutto ciò che ti piace. Qua c'è una donna nuda, bella, bellissima, spensierata, che si lascia osservare da una persona un poco più rigida. Il tuo talento è quello di fare ciò che ti piace, secondo chakra. Fare ciò che ti piace, indipendentemente se piace all'altro o meno. Diciamo che l'altro ti può guardare un po' di soppiatto proprio perché è affascinato dal tuo essere così spudoratamente te stessa nel fare ciò che ti piace. Il tuo principale talento amoroso è fare ciò che ti piace al di là del giudizio altrui. Quindi all'interno anche di una relazione, anche di un atto sessuale, insomma fare quello che ti piace e soprattutto ridere. Qualcuna di voi secondo me ama il burlesque. Ama il burlesque. Io ho sempre amato il burlesque, quindi diciamo che è proprio questo talento qui. Nonostante qualcuno un po'. E ti piace anche osare dinanzi a chi è più rigido. Perché tu ridi, hai capito? E quindi con la tua risata, col tuo sorriso, abbatti le barriere degli altri. Quindi si inizia a delineare qual è proprio il tuo talento amoroso. Ok, andiamo a vedere adesso con le carte metaforiche associative. Vediamo un po' con le carte metaforiche associative rispetto a questa carta del secondo chakra che ci possono indicare anche dei blocchi a seconda della carta che esce, no? Ok, noi lavoriamo sempre su noi stessi in questo canale, quindi andiamo a vedere rispetto al tuo talento amoroso, rispetto a questo secondo chakra che ci è uscito e la connessione proprio con la tua bellezza profonda, no? Con la tua sessualità, in connessione anche col quarto chakra, il secondo. Quindi esprimere te stessa nonostante il giudizio. Cosa ci dicono rispetto al tuo talento amoroso, variante del cuore rosso?
Qual è il tuo talento amoroso? Cosa ci dicono queste? Vediamo. È bella, bellissima. Qua c'è una donna bambina. Una donna bambina. Sì, io credo che anche un po' quella Lolita un po' cresciuta, quel gusto del proibito che è diventato, diciamo che rispetto al tuo talento amoroso, questa carta rispetto a questa mi sta dicendo una Lolita cresciuta che mantiene sempre in sé quella Lolita. Mm? E quindi ha a che fare con quella donna, anche se hai 80 anni, mai cresciuta. E quindi questo è il tuo talento amoroso. Mai, quando dico mai cresciuta, significa mai niente ha potuto scalfire o demolire quella tua sensualità. Nessun pregiudizio o preconcetto. Sì, bellissima questa coppia di carte, eh? È come se fossi una principessa bambina, mm? Anche spudorata rispetto a un conformismo, spudorata, bellissima, sorridente rispetto proprio alla tua purezza. Sei molto consapevole della tua purezza e quindi la sessualità anche, mi dicono queste carte, la vivi serenamente. Il tuo talento amoroso è questo, ridere, Lolita, burlesque, aver mantenuto viva dentro di te quella parte sempre bambina, mi spiego? I bambini cosa vogliono fare? La bambina un po' cresciuta, no? Sperimenta, sperimenta, sta bene col suo corpo, cioè proprio sento una grande energia in questa stesa, in queste prime carte, sì. Vediamo un po', andiamo a vedere ancora con queste, il tuo talento amoroso. Allora, il tuo talento amoroso, diamoci le prime carte con queste, cioè diamoci i primi tarocchi con queste carte qui. Rispetto al tuo talento amoroso, qual è il tuo talento amoroso? Cosa ci dicono i tarocchi? Vediamo. Qua abbiamo un paggio di coppe. Qua mi sta dicendo che tu, essendo così, quello me lo fa impazzire, eh. Qua c'è un uomo pazzo di gelosia. Qua c'è un uomo pazzo di gelosia. Il fante di coppe qua in questo caso con questa immagine di un uomo che pensa a una lei con la luna, che chissà cosa mi nasconde. Questo tuo talento amoroso di essere così fa impazzire l'uomo o la donna, eh? Cioè la persona che ti piace. Lo fa proprio mandare in tilt. Sì, ancora. Rispetto al tuo talento amoroso, sì, qua abbiamo una lei che sa proprio godere, ragazzi. Il 6 denari in questa veste è proprio godere del qui ed ora, di quello che c'è. Cioè, tu stai bene talmente con te stessa, ti sai dare proprio soddisfazione, godimento. Qua c'è una donna che mangia le mele e dietro c'è un uomo e lei se la gode a prescindere se c'è lui o meno. Cioè, questo tuo essere anche molto autonoma fa impazzire gli altri, eh? E ti dicono persisti in questo. Questo è il tuo talento amoroso. Di darti piacere, godimento al di là di un uomo. E questo è il tuo talento, sempre quella purezza di bambina, mi spiego? Ancora, rispetto al tuo talento amoroso, qua abbiamo, allora, al di là questo è un tre di spade, no? Però io ho preso queste carte proprio per le immagini perché sono molto evocative. In questo caso, in questo caso, io ti posso dire che facendo questo tu hai fatto strage di molti uomini o molte donne. Mm. Perché è come se qua c'è anche una donna autonoma di nuovo, no? Nonostante lui suoni l'arpa e poi c'è un'altra che lo guarda, insomma, in questo caso io ti vedo qui. Tu sai godere di te stessa e ti lasci far godere anche praticamente. Cosa vuol dire questo? Ti vedo molto autonoma, molto autonoma
e al di là di quello che accade, di quello che succede, gli altri ti guardano come stupiti, sconvolti. Va bene? Ok. Voglio andare a vedere ancora il tuo talento amoroso con queste. Ancora, rispetto al tuo talento amoroso, cos'è che fa impazzire tutti? Vediamo. Cos'è che fa impazzire tutti rispetto al tuo talento amoroso? Perché tu sei una guida, sei un esempio per gli altri. Sei una guida, sei un esempio per gli altri, rappresenta la naturalezza della divinità nella vita in te stessa. Tu hai un contatto bellissimo con il tuo sé superiore, con la tua guida interiore, ti lasci guidare dalla tua guida interiore, cioè che è il tuo sé superiore, e questo fa impazzire tutti, perché ti vedono come esempio. Ancora, rispetto al tuo talento amoroso, cos'è che fa impazzire tutti? Sei una bambina magica, io non ci posso credere. Guardate come si parlano le carte, te l'ho detto dall'inizio. Fa impazzire tutti il fatto che tu non smetti mai di sognare, sei una bambina magica. Sei proprio una... vedi la bellezza sacra in ogni cosa, credi che tutto è possibile. Questo talento, questo fa parte del tuo talento amoroso. Fa impazzire tutti. Qua c'è una bambina con le ali, cioè fai sognare, fai sognare. Meraviglioso, meraviglioso veramente. Ancora, vediamo un po' il talento tuo amoroso. Tu hai studiato molto, ti piace essere, sei molto autonoma. Io qua vedo una donna molto autonoma, molto... hai una grande saggezza, hai studiato molto su te stessa e anche con le leggi spirituali e sei arrivato a un perfetto equilibrio, come talento amoroso. Te lo dico perché è già così. Sei anche enigmatica, ma allo stesso tempo, cioè, come se no, gli altri ti vedono e pensano che tu ti esprimi totalmente così come ti vedono. Sei tutto, ok? Però c'è molto di più ancora dietro. Cioè, tu fai sembrare che vedono tutto, ok? E quindi c'è invece qualcosa di mistico, di nascosto, che ha a che fare con questa bambina. Gli altri si chiedono: ma come fa? Come fa? Ok. Adesso voglio fare una bella cosa, ci voglio mettere come sta l'uomo nei confronti tuoi in questo caso. Sei una donna, ragazze mie, ribaltate, lo ripeto. Andiamo a utilizzare le carte metaforiche associative maschili. Come prende l'uomo, chiunque l'uomo sia, o chiunque la donna sia, se ti piace una donna, chiunque la donna sia. Ehm, Andiamo a vedere, ribaltate il concetto, andiamo a vedere come prende l'uomo, visto che, o l'uomo che stai conoscendo, l'uomo che ami, o la persona che ti interessa, insomma, questo tuo essere. Vediamo come lo troviamo a lui, devastato. Ok? Vediamo, vediamo un po' come si sente in questa condizione con te, come si sente, come vive lui questa tua predisposizione, come sta come così, sta ragazze mie, questo sta così. Come vive lui questa lui chiunque sia, o l'uomo fuori da te o la persona fuori da te. Lui è sconvolto, te l'ho detto, è sconvolto. Qua c'è un uomo tutto nero, al tempo stesso gli occhi grandi. Quest'uomo è sconvolto e ti sta studiando. È sconvolto da te e ti sta studiando. Se per esempio vedo un uomo che non fa nulla, oppure se fa proprio... Ma come devo gestire questa cosa? Mi spiego? È sconvolto. Ancora, ancora. Vediamo un po'. L'uomo come ti vede, come gestisce questa cosa con te, come la sente. Vediamo. Si sente come un bambino. Si sente come un bambino. Guarda, qua c'è un bambino che guarda sorpreso una nave arrivare, come se è arrivata, come se è arrivato Colombo, lui sta in America e tu sei Colombo, come se è arrivato qualcosa di meraviglioso. Sta come un bambino, dentro questa persona c'è un bambino che ti guarda sconvolto. Sì. Andiamo a vedere ancora come... una alla volta. L'ultima, mettiamo l'ultima. Come ti guarda lui ancora?
come gestisce questo tuo essere, come se la sente. Guardate come stanno, tutti riflessivi stanno. Questo sta con il cappello da pilota, con i guanti. Guardate, sono immagini simili di questi uomini che guardano e dentro questi uomini c'è questo bambino qua che non sa che fare. Ti guarda così, qua c'è un uomo, occhi grandi anche qua. In questo caso mi arriva un'energia di un uomo che gli piace questa cosa, ti guarda sorpreso di soppiatto, ma gli piace questa cosa. Tant'è che abbiamo il bambino, ricordiamo che chi fa muovere il bambino di un altro, Chi fa muovere il bambino di un altro significa che c'è sostanza, tu hai sostanza, mi spiego, no? Ok. Questo anche se non c'è nessuno, ragazzi miei, è come avete fatto sentire l'ultimo, diciamo. E come farete sentire quello che arriva, Ok. E adesso io voglio andare a vedere ancora rispetto al tuo talento amoroso con le carte della magia. Cosa ci dicono le carte della magia? Beh, qua mi arriva un'energia di te bellissima, E qua abbiamo la figura di una donna che si sveglia la mattina e non vede l'ora di mangiarsi il mondo, bellissima. Qua ci sono i pesci, l'acqua, in contatto con le tue emozioni. Il tuo talento amoroso è proprio svegliarti la mattina, semplice, bellissima, vivere proprio il quotidiano. Te l'ho detto anche qua, vivere il quotidiano. E gli altri ti guardano così, sconvolti. Poi i pesci simboleggiano proprio l'energia, il circolo di energia, ma anche il pesce può essere pesci tu, ma al di là del segno, il pesce era anche il Cristo, no? E quindi Gesù, Cristo incarnato, e quindi proprio un'energia di bambina, di credere sempre nella tua magia. Bellissima, questa è una stesa bellissima. Io a questo punto sai cosa voglio vedere, ragazze mie, ragazzi? Allora, sia che tu abbia una persona in mente, sia che non ci sia nessuno, vediamo questo qua che ci hanno delineato. Vediamo l'energia nei tuoi confronti. L'energia nei tuoi confronti di quest'uomo qui. Sei una donna ribaltata, lo ripeto. Vediamo l'energia di quest'uomo qui nei tuoi confronti. Quindi mosse nei tuoi confronti o comunque vediamo che cosa ci dicono le carte. Sei di coppe. Gli manchi molto, sei una persona che già conosci, gli manchi molto, sta pensando ai ricordi felici. Sei di coppe, una persona che conosci molto bene, per alcune di voi gli manchi molto, possibili anime gemelle, fiamme gemelle, ancora 8 di coppe. Guarda, è come se ti volesse corteggiare, tu ti fai desiderare. Il diavolo, questo qua è pazzo di te lo dico e lo sottoscrivo. Questa è una persona a cui manchi molto, può essere una persona del tuo passato, al di là, io dico quello che vedo, poi voi l'adattate alla vostra circostanza. È una persona a cui manchi molto, che vuole un cambio con te, 8 di coppe, lo vuole ottenere a tutti i costi, il diavolo. Te la butto lì. Se invece è una persona nuova, ragazze mie e ragazzi, questa è una persona che avrà anche una dipendenza nei tuoi confronti. Arriva come il diavolo, si è lasciato alle spalle il suo passato, arriva determinato perché tu sei il sogno. Va bene? Ok. Ok, ragazze mie, sì, qua c'è il 2 di coppe, ragazzi. Questo è pazzo di te. Fa di spade, asso di spade, sì, è pazzo di te questo. O lo sarà, Va bene, ragazze mie e ragazzi, adesso ci vado a mettere un'ultima carta rispetto al tuo talento amoroso con gli oracoli della Dea. Il tuo talento amoroso, cuore rosso. Tu sei colei con cui gli altri varcano la linea di confine. Ecate, bambina, donna e anziana. Tu sei colei con cui gli altri varcano una linea di confine. E della serie dicono, allora è possibile, mi lancio. Sì, wow. Caspiterina. Vediamo un po' come sta messo questo con i nostri oracoli lui-lei, che non lasciano spazio al dubbio. Cosa ti dirà? Cosa ti dirà o cosa ti dice l'altro fuori da te, no? Con questa
tua predisposizione. Vi ricordo che tutti gli oracoli nuovi che sto utilizzando, comprensivi dei miei oracoli lui-lei, li metto sotto giù all'info box in descrizione per poterli acquistare se lo desiderate. Andiamo a vedere cosa ti dice quest'uomo qui. Sto male senza di te, te credo. Sto male senza di te. Sta male questa persona, per cui di voi la conoscono bene col 6 di coppe, sta male senza di te. Tu gli hai dato una, proprio, non la gioia di vivere, qualcosa in più oltre a questo. Dice che c'è oltre la gioia di vivere? C'è quello che tu sai dare, ok. E la fiducia della magia della vita. Ecco, cos'altro ti dice questa persona? E infatti, che ti ho detto? Amore, non ti ho mai dimenticata. Se mai ti dicessi il contrario, non dovresti credermi. Per coloro i quali hanno questo 6 di coppe, persona del passato, ok, a cui stanno pensando, oppure sei una persona nuova, questa persona, come si leggono questi oracoli lui-lei? Sei una persona nuova, questa persona starà male senza di te, cioè non può vivere proprio, e questo è relativo al fatto che tu gli risvegli l'amore. Pensava di aver dimenticato di poter amare di nuovo questa persona, invece andrà pazzo di te, ok? Mettiamone un'altra. Sono insicuro, la mia è solo apparenza. Se tu hai percepito questa persona come ci insegnano le carte metaforiche associative, con sicurezza in se stessi solo perché avevano il broncio. Sì, faccio il duro, metto il broncio, ma dietro c'ho sto bambino, c'ho Peter Pan dietro, ok? Era solo apparenza il fatto di essere un po' più dura, un poco più flessibile questa persona, se ti è sembrata così o se ti sembrerà così la persona nuova. Sono insicuro, la mia è solo apparenza, perché davanti a la bambina che sei, va bene, davanti alla tua parte femminile così magica, una persona, un uomo, comunque la parte razionale, si irrigidisce un attimo prima di lasciarsi andare, a meno che non è un Fabio Alfa, non è un uomo evoluto, ok, che gode invece di quella cosa. Quindi, ragazze mie e ragazzi, complimenti, una stesa bellissima, il tuo talento amoroso è questo. Io concludo qui, passo alla seconda variante, vi abbraccio profondamente, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze che hanno scelto la variante della stella verde, andiamo a metterla qua e andiamo a vedere qual è il tuo talento amoroso, andiamo a vedere qual è il tuo talento amoroso che proprio quella cosa, no? Quel sentire interno che ti fa manifestare la tua creatività più grande. Andiamo a vedere con le carte di Manara, dove ho messo i segnetti, dove non si vedono più le donne nude, anzi no, qua si vedevano, mannaggia, sulla... Vabbè ragazzi, le batto così perché si vedono qua, poi metto il tagliandino, insomma, il cosetto. Allora, qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Allora, vediamo, prendo una qua. Oh, allora, quello di farti desiderare. Il tuo talento amoroso è quello di farti desiderare. La musa che vive nei miei sogni. Tu sei la musa che vive nei sogni di chiunque uomo tu incontri. E tu sei accattivante, sei... hai una profonda energia selvaggia, hai una profonda energia selvaggia che ti circonda. Questa energia selvaggia ti viene da dentro, non la lasci trasparire fuori, va bene? Quindi puoi essere anche vestita con un sacco di juta, va bene? Puoi essere anche completamente coperta da naso a piedi, mm? Però hai una sessualità selvaggia che nella misura in cui viene alimentata con il sogno esplode nell'atto. Mm? Quindi questa carta mi sta dicendo sei la musa che ispira l'uomo che ti piace, che ami, o se non c'è una persona, sei proprio coloro che, colei che loro sognano. Sì. Quindi il tuo talento amoroso, infatti questo è il terzo occhio, sesto chakra, è proprio quello di ispirare
con questa ispirare cosa? Questa cosa che non si vede all'esterno, tu non la lasci trasparire e dai tuoi occhi emana questa energia selvaggia solo dai tuoi occhi, solo dai tuoi occhi, pazzesco, potentissimo, ok? Mi piace questo video. Allora, andiamo a vedere adesso, voglio metterci le carte metaforiche associative femminili. Vediamo. Allora, qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Da cosa è accompagnata questa potentissima energia selvaggia, però introspettiva? È proprio quel vedo non vedo, no? Quella capacità di essere nei sogni dell'altro. Mm. Quel desiderio, il desiderare. Andiamo a vedere qual è il tuo talento amoroso, cosa ci dicono le carte metaforiche associative, qual è il tuo talento amoroso? E beh, qua c'è una bellissima immagine di una donna che è in pieno contatto con la sua interiorità. Sei molto sicura di te, anche se a volte non lo percepisci, sai? Sei molto sicura di te, cioè, quando stai da sola sei molto sicura di te. Però a volte gli altri hai fatto della soggezione che ti davano gli altri un'arma. Questa è la metafora. Hai fatto dunque della soggezione che gli altri ti potevano dare, ti potevano innescare un po' di soggezione dentro, un'arma. Allora, qua c'è una lei che danza completamente vestita e quindi è la tua danza, il tuo modo di fare, il tuo modo di essere che diventa il sogno per l'altra persona. Qua ci sono i colori dell'azzurro predominante, blu, che è proprio l'espressione, il quinto chakra, l'espressione di te, unita al colore verde predominante in successiva parte, il colore verde che è la connessione con il tuo quarto chakra, il tuo cuore, e l'arancione, il secondo chakra, cioè il piacere, il godimento, e questo giallo c'è la fiducia in te nell'esprimere chi sei perché sei in connessione con il tuo cuore. Quindi il tuo talento amoroso si delinea da questo e hai fatto della soggezione, ripeto, che ti davano gli altri un'arma. Ti piace lanciare il profumo, diciamo, e scomparire, oppure quando una persona ti interessa, ti piace stuzzicare, però sempre in modo morbido e allo stesso tempo, cioè tipo un messaggio bellissimo, poetico, e poi una parola che fa impazzire l'altro. Una sola parola in tutto questo calderone di un messaggio bellissimo, poetico, poi una parola, ok? Bello, bello, belle le mie ragazze, bellissimo. Ok, andiamo a vedere adesso con le carte degli archetipi rispetto a qual è il tuo talento amoroso. Qual è il tuo talento amoroso? Cioè tu ci giochi con quello con la soggezione che gli altri ti possono dare, ci giochi con questa cosa, la padroneggi, ok. Vediamo qual è il tuo talento amoroso, perché sei una mistica e rivela un'unione intima con la divinità. Il tuo talento amoroso, cioè questo ha a che fare, la tua soggezione che hai, la soggezione che gli altri ti potevano dare, di cui ne hai fatto un'arma, è perché ehm, hai un profondissimo contatto con il tuo sé superiore. Già con questa carta si delinea, no? E con il sesto chakra aperto pure. Quindi
tu riesci a penetrare nell'altro perché penetri nel suo corpo astrale, cioè nei suoi sogni, nei suoi pensieri. E il tuo talento amoroso ha a che fare con il fatto che ti vedono come una mistica. Mm? Quel non vedo, cioè quel misticismo, quel vedo non vedo. Ma ho visto bene? No, non ho visto bene. Allora vediamo di nuovo, c'è un'aurea magica proprio, mistica. Wow. Andiamo a vedere ancora qual è il tuo talento amoroso. Bambina divina, mamma che bella questa qua. Bimbo divino, innocenza, purezza e redenzione, seguire una connessione speciale con la divinità, vedi? Mi marcano carte molto mistiche e spirituali. E questo tuo misticismo, questo danzare con la vita, questo, questo tuo essere ti porta a essere nei sogni dell'altro, a desiderarti profondamente. Se notate, qua abbiamo due donne che sono rivolte. Allora, qua abbiamo una donna che è rivolta sempre nella stessa parte dove è rivolta quest'altra donna. In questa veste lei ha gli occhi chiusi, ma quando li apre, boom! Mm? Cioè, è come se tu danzi con la tua divinità, con il tuo essere, con la tua armonia, con la tua bellezza, con la tua camminata, le tue movenze, va bene? Non dando conto a nessuno. Che succede? Che perché c'è un po' di sorta di, come dire, quello che ho detto prima, di soggezione. Nel momento in cui tu capisci che c'è quella soggezione, tu ti eccita questa cosa, la ribalti e con uno sguardo affondi l'altro. Mi spiego? E quindi ce l'hai in pugno la cosa, cioè è tutto un gioco mistico di seduzione questo, eh? Quindi qual è il tuo talento amoroso? È proprio questo. Hai fatto, ribadisco, della soggezione che gli altri ti davano un'arma. In perfetto contatto con la tua divinità, col tuo essere mistica, hai una purezza dentro che qua c'è, no? Il misticismo, il vedo non vedo, con la purezza del bambino, cioè giochi con la tua parte più creativa interna, con la tua bambina interna e questo gli altri non lo capiscono sempre e questo determina il sogno proprio, ok? Wow, bellissimo. Andiamo a vedere adesso come questo qua, come utilizziamo le carte metaforiche e associative maschili per vedere come me lo combini al tuo lui o alla tua lei, insomma, ribaltate il concetto, ragazzi, se siete uomini. Oppure alla tua lei, insomma, se ami una donna o ami le donne. Ok. Andiamo a vedere come ti vive la persona con cui hai a che fare, con cui entri in relazione o sei entrata in relazione o entrerai in relazione. Come ti vive l'altra persona? Come ti vive? Qua c'è è saltata da sola. Allora, qua c'è un uomo di spalle con un cane. Come ti vive l'altra persona? A volte questa persona non vuole guardare, si gira di spalle. È come se lo portassi in una zona oscura di lui che a volte non vuole vedere. Misticismo, bambino, il gusto del sacro, profano, a volte non lo vuole vedere. Qua c'è un cane che mi denota la fedeltà, nonostante lui sia girato di spalle a te, non vuole vedere, è fedele a ciò che sei, ok? Cioè è molto fedele con il cane. Perché sei troppo forte, ok? Il tuo talento amoroso è troppo forte, a volte non vuole vedere, però c'è il cane, che è il simbolo di fedeltà. Andiamo a vedere ancora come ti vive l'altro fuori da te, come ti vive l'altro. Come ti vive l'altro? Qua abbiamo un uomo in giacca e cravatta, una persona che crede di avere tutto sotto controllo, però non ce l'ha. Ti vive cercando di... Guarda, allora qua c'è un ragazzo,
di spalle, quindi la parte più giovane, più giovane della persona a cui stai pensando, della persona che può arrivare, è fedele a ciò che sente, però intanto sta voltato di spalle perché ha paura di girarsi. Quando si gira diventa un signore adulto, giacca e cravatta, cioè mi proteggo, metto la corazza e ti guardo come per dire ti so gestire, ma non è così, ok? Mm. Ancora, come ti vive l'altro? Come ti vive l'altro? Qua c'è un uomo in carriera. E allora, questa è la figura di un uomo che guarda la luce, che ci sono i grattacieli, giacca e cravatta di nuovo qui con la valigetta. Come ti vive questa persona? Rispetto a questa domanda, come vive il tuo talento amoroso? Come qualcosa di irraggiungibile. Cioè, come qua c'è la, mentre è indaffarato con le sue cose, cerca di non guardare giacca e cravatta, ok? Cerca di non farsi coinvolgere più di tanto, ma è già coinvolto, c'è il cane qui. Che succede ancora? Come ti vive? Nella sua frenesia quotidiana, guarda il cielo e vede la luce. Questo cielo sei tu. È come qualcosa di elevato, come qualcosa di talmente alto dove magari lui non riesce ad arrivare. Come dice, ma io forse ci posso arrivare, non ci arrivo. Cioè, cerca di distrarsi con la routine quotidiana, giacca e cravatta, uffici, edifici, no? Poi a un certo punto non può fare a meno di, perché è tutto rumore, la routine quotidiana, è tutto pieno di rumore, di energia bassa, anche le città, nelle città, no? E che cosa succede? A un certo punto dice la sua parte, quella che sta in campagna, no? Quella che sta a contatto con se stesso. Che cosa succede? Cosa dice? Ho bisogno di respirare. Allora, quando noi respiriamo, innalziamo gli occhi al cielo, no? Quando ispiriamo e quando guarda gli occhi al cielo, cioè vede te, questa luce. Quindi qua si delinea la figura di una persona che ha timore di quello che può vedere in te, perché lo metti in contatto con la sua profondità, tu lo obblighi a spogliarsi da questa giacca e cravatta, da questa armatura, e quindi ha un terrore e reverenza. Ok. Caspita ragazze mie, comunque sta andando bene, va bene così. Andiamo a vedere adesso con le carte queste altre. Come ti vive questa persona? Rispetto a qual è il tuo talento amoroso, come ti vive questa persona? Come ti vive questa persona? Non può fare a meno di te. Ti vive, vedi, qua c'è una donna su una sdraio vicino al camino, qua c'è un uomo inginocchiato a lei, lei che gli dà un po' le spalle, come ti vive? E ti tiene ben stretta a sé, non può fare a meno di te, una sorta anche di dipendenza con questo 4 di denari in questa veste, no? Poi sono molto evocative le carte. Mentre sono chiuso in me stesso, io sono chiuso con te dentro di me. Mm. Quindi parliamo di una persona che può essere stata chiusa in se stessa, la vediamo giacca e cravatta, abbiamo delineato un po' il profilo, con queste armi della giacca e della cravatta, allo stesso tempo, e quindi hai potuto avere a che fare con una persona chiusa in se stessa, ma allo stesso tempo, mentre si chiude, c'ha te dentro, ok? Legato a te proprio, ok? Ancora, come ti vive questa persona? Anzi, qual è il tuo talento amoroso? Poi dopo andiamo a fare l'altra. Qual è il tuo talento amoroso? Qua c'è il matto, il tuo talento amoroso è quello di proprio spruzzare profumo e vedere che succede. Cioè, boh. Il matto mi parla proprio di un'energia che la tua energia in questo modo rispetto alla domanda come qual è il tuo talento amoroso? Chi è il matto? Il matto è colui che si lascia fluire alla vita e vede che succede. Io mi lascio fluire, passo intanto, vedo che succede. Io passo e vedo che succede. Faccio quello che devo fare, vado per conto mio. Anche qui c'è una donna per conto suo, mentre lui è in atteggiamenti amorosi verso di lei si lascia, diciamo, accarezzare, però capito, si fa un po' i fatti suoi, nel senso non è che si fa i fatti suoi.
l'è dovuto, ecco, le è dovuto. E quindi qua abbiamo qual è il tuo talento amoroso? Con il matto mi lascio fluire, vivo momento per momento, attimo per attimo, spruzzo il profumo e poi vediamo che succede. Cioè così. Mm? Molto mistico e leggero al tempo stesso, ma dietro quella leggerezza c'è un misticismo profondo. Ok. Ancora, qual è il tuo talento amoroso? Qua c'è la luna, seguire molto le tue intuizioni, anche dei sogni particolari. E la luna, parliamo di sogni, intuizione, sesto chakra, sono i sogni, il corpo astrale. Quindi rispetto alla domanda qual è il tuo talento amoroso, mi si collega a quella carta che avevo detto prima, il vedo non vedo. Il lasciare confuso l'altro, cioè proprio perché è confuso? Perché c'è misticismo, c'è erotismo profondo e bambina. Quindi rispetto al tuo talento amoroso, l'altro non può staccarsi da te perché tu sei inafferrabile, lo dicevamo anche qui, il matto, questa carta qui, e la luna mi parla di mistero, che genera nell'altro paure, anche incertezze, un po' mistero. Ok, ragazze mie, siete delle maghe. Vediamo un po' adesso, mettiamole qua. Adesso andiamo a vedere qual è l'energia di questa persona o della persona che può arrivare nei tuoi confronti. Vediamo un po' qual è l'energia di questa persona o della persona che può arrivare nei tuoi confronti. Tre di bastoni, 5 di bastoni, gelosia qua, 9 di spade, gelosissima questa persona, ragazzi, sta impazzendo questo. Allora, qua c'è. Questa è una persona che, siccome tu gli dai una sorta di... Se una persona nuova, lasciate che accada poi quando ci sarà la persona nuova. Che succede qua? Che questa persona vorrebbe sperimentare, no? Vuole aprirsi con te, questo 3 di bastoni, no? Al tempo stesso il 5 di bastoni mi parla, voglio aprirmi, ma sono combattuto perché sono geloso. Con questa luna che tu gli dai a questa persona è confuso, non sa se puoi avere altre persone intorno o potrebbe generare questo tuo essere, questo tipo di ipotesi nell'altro. Tant'è che abbiamo il 9 di spade e non ci dorme la notte. Il 9 di spade mi parla anche dei sogni, degli incubi che questa persona può fare nei tuoi confronti, essere preoccupato in caso tu hai un'altra persona o comunque in caso ti girano altre persone intorno, magari c'è una distanza. Vedo una persona agitata nei tuoi confronti. È una persona agitata nei tuoi confronti. E sì, l'abbiamo visto qui, anche si denotava, qua c'è un re di spade. Lui vorrebbe che tu fossi ai suoi piedi, ma sei inafferrabile, ok? Quindi è una persona che qua sta evolvendo il fatto di spogliarsi da queste sovrastrutture e abbandonarsi anche al suo bambino divino, no? A quel misticismo dato dal bambino divino che alberga dentro di lui. Eh sì. Vediamo un po' nelle azioni questa persona nei tuoi confronti. Vediamo, vediamo. Non sa che fare, qua c'è un 2 di spade, però rispetto a che azioni farà questa persona è confuso perché è gelosissimo. C'è una forte gelosia della persona che può arrivare. Sarà confusa per questo motivo che ti ho detto. Al tempo stesso ho scelto anche queste carte per l'iconografia, no? Quindi nelle azioni nei tuoi confronti qua c'è un uomo che ti porge una rosa, tu ti lasci corteggiare, un uomo che ci proverà poco a poco, ok? Proprio perché è combattuto. Andiamo a vedere ancora quest'uomo nei tuoi confronti con questo talento amoroso. 4 di bastoni, qua vuole un incontro con te. Ci proverà con un piccolo gesto. Vedi, mi riparla di nuovo che un uomo che vorrebbe dominare, no? E al tempo stesso non riesce ancora. E qua il re di bastoni si metterà a nudo davanti a te, farà azioni che lo porteranno a mettersi a nudo davanti a te. Sì, nonostante un po' di incertezze, i dubbi, sì, proprio il re di bastoni, basta, mi spoglio da questa corazza e vado. Ok? Andiamo a vedere ancora con gli oracoli della magia rispetto al tuo talento amoroso.
protesta, a bandera una rivoluzione. Tu sei una persona che se qualcosa non le va bene fai una rivoluzione. Il tuo talento amoroso ha a che fare con anche questo erotismo selvaggio e perché dentro di te alberga questo, qua ci sono tante donne insieme, abbracciate, no? Il tuo essere femminile si abbraccia e tutte le tue personalità interne convogliano verso un unico obiettivo che è quello del tuo benessere personale. Allora, nel tuo talento amoroso, questa carta mi dice che tu sei rivoluzionaria e fai rivoluzioni laddove una cosa non ti sta bene. Mm? Ok. Wow, andiamo a vedere adesso cosa ti dirà questa persona, come sta messo questo qua. Cosa c'è quindi dentro di lui o anche dentro di lei, se è una donna, ripeto. Vediamo cosa ti dirà questa persona. Quanto vorrei le tue gambe ora, ti sta sognando talmente tanto che non ce la fa. Quanto vorrei le tue gambe ora, grandissimo erotismo, eh? Ancora, cosa ti dice questa persona? La momentanea assenza nel corpo è per noi eterna presenza nello spirito. Qua c'è una persona che, nella misura in cui non stai vedendo questa persona, è la persona che ti ha in tutto il suo spirito. Perché? Perché ti sogna ogni notte. Perché sei inafferrabile. Ti sogna ogni notte. Mm? Presenza nello spirito. Se è una persona nuova ti sentirà nello spirito allo stesso modo. Ancora cosa ti dirà questa persona? Tempo e pazienza. Questa è una persona che ha necessità di tempo per scrutare negli abissi più profondi di se stessa, cosa che tu gli fai fare. E questa persona dice chiede tempo anche, ma il tempo perché è completamente, come abbiamo visto dalle carte, in ansia, c'è molta di generi anche dubbi, incertezze, ma sono cose che dobbiamo, anche se noi generiamo questo, sono gli altri che hanno l'opportunità, nel momento in cui hanno dubbi, paure, incertezze, che sei inafferrabile, sono gli altri che devono trovare quel momento come una grande opportunità per fare il salto, no? E vediamo che qua poi lo fa. 4 di bastoni, re di bastoni. Ok? Quindi ragazze mie, ragazzi, il vostro talento amoroso pazzesco, continuate così. Io concludo qui, passo alla terza variante, vi faccio un profondo abbraccio, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua. Eccoci qua per le mie ragazze che hanno scelto la terza variante o anche la terza variante. Andiamo a vedere qual è il tuo talento amoroso, ciò che ti rende irresistibile davanti agli occhi degli altri, ciò che ti rende proprio irresistibile. Qual è questa qualità tua interna a livello di erotismo, seduzione? Andiamo a vedere un po'. Allora, battiamo le carte di Manara. Le metto così perché mi sono resa conto, ho dovuto mettere i segnetti e le altre perché nella parte del fronte delle carte si vede la donna nuda, quindi io le batterò qua ragazze, se no YouTube mi oscura il video. Vabbè, lasciamo, non diamo troppa energia a questa cosa, so che cosa ne pensate, ne penso anch'io. Va bene, allora andiamo a vedere qual è il tuo talento amoroso. Qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Andiamo a vedere cosa ci dicono le carte dei chakra di Manara. Qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Ah, si vede? Aspetta, facciamo così. Allora. Oh, la dolcezza, sobrietà nei sentimenti. Il tuo talento amoroso è il tuo essere sobria, è il tuo essere quasi una parvenza casta, no? Il tuo essere sobria. Quindi quella sobrietà che è legata al sesto chakra e quindi è legata all'immaginazione. Quella un po', diciamo, mi sta venendo in mente, mi evoca molto questa immagine, quel senso di pudore. Ecco, il senso di pudore è la tua qualità. Il senso del pudore è qualcosa che affascina molto l'altro fuori da te, è molto eccitante, molto... questo è un tuo talento. Se pensavi non fosse così, quel tuo essere è così. Mm? Quindi quel senso del pudore è uno dei tuoi talenti.
Sì, quella dolcezza un po' candida, no? Dolcezza, un po' di pudore, quello è uno dei tuoi talenti, eh? Per alcuni di voi pensavano che non fosse così. Perché questa cosa? Perché stimola l'immaginazione dell'altro. Sesto chakra, terzo occhio. Ok, andiamo a vedere adesso con le carte metaforiche associative, ci mettiamo questo qua. Allora, con le carte metaforiche associative rispetto al tuo talento amoroso. Qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Cosa ci raccontano le carte metaforiche associative? Questo senso del pudore, questa... Vediamo un po' che cosa ci dicono le carte metaforiche associative. Qual è il tuo talento amoroso? Ragazze, vi ricordo che le carte nuove che sto utilizzando le sto mettendo sotto all'info box, quelle metaforiche associative, i miei oracoli lui lei, per acquistarli se lo desiderate sotto all'info box. Ok. Qual è il tuo talento amoroso? Il tuo talento amoroso. Vediamo un po'. Qua c'è una sciamana, ragazze mie. C'è una sciamana. Il tuo talento amoroso ha a che fare con quel senso di misticismo, quel senso di pudore dato dal misticismo, quel tuo un po' non sapere, ok? Tu sei molto mistica internamente, però molte di voi non lo sanno. Hanno una connessione col divino di cui non sempre siete consapevoli quando vi relazionate con l'altro. E il tuo talento amoroso è proprio il tuo essere sciamana. Qua c'è una donna completamente coperta, no, dagli abiti, come fosse proprio una sciamana, e qua una donna che mantiene l'intimo, ok? Quindi è proprio quel senso del pudore che dà all'altro un erotismo fortissimo. L'eros è diverso dalla passione. E questo ve l'ho spiegato in diversi podcast, in un paio di podcast, non mi sto ricordando quale però. L'eros è la sete di conoscenza. Il dio Eros, che è amore, tradotto da noi amore, ma è Eros, ok? In Grecia è raffigurato per i greci come un bambino. Quindi l'archetipo del bambino piccolo, piccolo proprio, no? L'archetipo del bambino piccolo. Cos'è il bambino piccolo? È una spugna di conoscenza, vuole sperimentare, vuole conoscere, ha sete di conoscenza il bambino. Ecco, tu stimoli nell'altro con questo tuo pudore e candore la sete di conoscenza, di volerti conoscere a tutti i costi, di volerti scoprire, proprio grazie a questo tuo senso di misticismo, di pudore. Bellissima carta questa, eh? Quindi il tuo talento amoroso ha a che fare con il pudore e il misticismo, quello che attira proprio. Wow, andiamo a vedere cosa dicono le carte degli archetipi. Qual è il tuo talento amoroso? Qual è il tuo talento amoroso? Sei camaleontica. Camaleontica, ossia hai abilità per navigare in differenti livelli di coscienza, hai la capacità di vedere il potenziale in tutto, cioè ti sposti da un livello di coscienza a un altro, ti interfacci con persone che hanno un livello di coscienza inferiore come quelli che hanno un livello di coscienza superiore, vai da una realtà a un'altra, cioè camaleontica in questo, tra l'altro infatti mi esce la carta della sciamana. Il tuo talento amoroso è proprio quello di saper navigare in vari livelli di coscienza. Che vuol dire? Sono in terza dimensione? Mi interfaccio con persone che hanno un livello di coscienza di terza dimensione? Ci so fare. Mi interfaccio con persone che hanno un livello di coscienza più alto, quarta, quinta? Ci so fare. Cioè, perché tu sei è come se tu avessi una preparazione in ogni ambito e quindi il tuo talento amoroso ha a che fare con la preparazione in ogni ambito, cioè ti cimenti, ti butti in tutto. Sai fare tutto, anche se non lo sai fare, lo fai perché hai il contatto col divino che ti permette di dire sì,
lo puoi fare, sì, sperimenta. Hai un erotismo innato, proprio come Eros ti ho descritto prima, come il bambino, una sete di conoscenza che anche se il bambino non sa, si butta a fare una cosa, si butta a fare un'esperienza. Scusa, mi è andata saliva traverso. Ok? Quindi andiamo a vedere, bellissimo. Ancora, qual è il tuo talento amoroso? Poi andiamo a vedere cosa percepisce l'altro da te, come ti vive l'altro fuori da te. Andiamo a vedere qual è il tuo talento amoroso. È perché tu sai incantare gli altri. Qua c'è un incantatore, un prestigigigigiatore. E andare più in là delle convenzioni, dell'eccesso di formalità, delle condotte prestabilite. Tu incanti le persone perché non hai un costrutto prestabilito dalla società, non hai, o meglio, non ti conformi a livello anche sensuale, erotico, non ti conformi, hai un senso del pudore anche se hai avuto tantissime esperienze o ne ha avute poche, cioè a livello con l'altro, no? Anche sessualmente, come talento. Al di là se ne hai avute tante o poche, o normali, insomma, tu hai un talento per andare al di là delle convenzioni. L'altro è attratto proprio perché tu sai incantare per il tuo modo di essere unico e inequivocabile, cioè sei un modo di essere unico. Incanti gli altri con la tua magia. Anche qui c'è una donna completamente vestita. Quindi tu incanti il tuo fascino è dovuto al fatto che tu ti sai immedesimare in ogni situazione e provi eros, cioè provi conoscenza nel voler apprendere più cose, nel volerti cimentare, sperimentare, è il tuo sé che te lo chiede. E quindi gli altri sono attratti da te per questo tuo essere camaleontica. Ok, ragazzi, se parlo al femminile ribaltate il concetto, eh? Allora, andiamo a vedere ancora qual è il tuo talento amoroso. Qual è il tuo talento amoroso? Riscattadora, apporta forza e appoggio personale in crisi, attua per amor proprio senza perché gli altri, del tuo talento amoroso, uno cioè quello che si confà di più a te, è quello di saper sentire l'altro. Grazie a quello che ti ho detto, essere camaleontica, immedesimarti in ogni situazione, una terza dimensione, una quarta dimensione, una quinta dimensione, cioè è come se no, ci fossero tante persone che parlano lingue diverse e tu ti medesimi lo stesso a cercare di spraticare delle parole. Quindi è come se qua dice che tu dai la forza e appoggio alle persone in crisi, cioè non fai sentire mai l'altro in difetto, ma ti immedesimi nell'altro, quindi anche molta empatia. Tu fai le tue azioni per amore, proprio senza sperare nessuna ricompensa in cambio, cioè è come se qua tu hai un senso, l'eros ti contraddistingue proprio in qualità di archetipo di quel bambino che ti ho detto. Gli altri vogliono te, ti desiderano proprio perché tu riesci a immedesimarti nell'altro, a essere empatica, compassionevole, ma soprattutto riesci a parlare la lingua dell'altro, chiunque l'altro sia. E questo cosa porta? Questo è amore. Perché l'amore per l'altro, no? Abbiamo l'amore è unico, poi abbiamo varie forme in cui l'amore si manifesta. Tu riesci a stare vicino all'altra persona senza giudizio e quindi l'altra persona fuori da te non si sente giudicata e qui non sentendosi giudicata ti vede come colei con cui ci si può aprire, ci si può lasciare andare. Quindi è questo un tuo talento amoroso molto forte. Quel senso del pudore che hai, quella riservatezza, è come se stimolasse nell'altra persona la fiducia in te. Perché l'altro dice, se lei è così, ha il senso del pudore, della riservatezza, quindi avrà rispetto di ciò per cui io ho pudore, dice l'altro. Ecco perché l'altro si apre poi. È una bellissima stesa, ragazze, ragazzi. Adesso voglio andare a vedere l'uomo fuori da te. Se una donna è ribaltata il concetto, ripeto, come ti vive? Come ti vive? Può esserci una persona già adesso, può non esserci nessuno, o puoi identificarti in quello che
una persona che c'è stata già da poco, ha vissuto con te, no? Andiamo a vedere come ti vive l'altro. Come vive questo tuo talento amoroso l'altro? Come vive questo tuo talento amoroso l'altro? Come ti vive? Come ti vive l'altro? Come vive questo tuo talento amoroso? Come ti vive? Ripeto, può essere una persona di tuo interesse o può essere una persona che può arrivare, ok? Vediamo un po' come ti vive l'altro. Ah, guardalo come sta, amore. È incantato da te. È incantato, arreso a te. Bellissima carta, anche un bel figo comunque. Quindi, barba e capelli lunghi sono i miei tipi. Vabbè, comunque, svelato il mio arcano. Allora, come ti vive? Ti vive in modo meraviglioso. Qua abbiamo lui che ti porta delle rose. Sono rose e tulipani o tulipani? Non lo so. Insieme. Qua come ti vive lui? Ti vive come ti ho detto che tu sei, entri nel cuore delle persone proprio perché gli altri hanno il sentire che tu rispetti il loro pudore, cioè che tu li rispetti. E quindi come ti vive l'altro? Ti vive in maniera armoniosa, bellissima, ha una profonda reverenza nei tuoi confronti. O questo può essere la persona che può arrivare, eh? Ok. Vediamo un po' ancora come ti vive l'altro, cosa c'è ancora? Come ti vive l'altra persona. Qua mi parlano sempre di giovani e anche qui c'è un giovane con il proprio pudore, no? E qua abbiamo le figure di due ragazzi, anche se hanno 80-90 anni, ti vivono con freschezza. Qua, nonostante ci sia un giovane un po' malinconico, un po' così, perché se lo può permettere con te. Va bene? Non vuole, nessuno si maschera davanti a te. E qua c'è un ragazzo con una maglietta semplice, bianca, come ti vive l'altro, ti vive in modo semplice, sa che può presentarsi senza maschere e senza orpelli davanti a te. Ok. Ancora, come ti vive l'altro? E qua c'è un uomo seduto sulla poltrona, ti vivono bene le persone, si sentono a nudo con te, si sentono molto autentiche. E qua c'è un uomo rilassato con gli occhiali che guarda con piacevolezza, non so se si può dire, però mi dà il senso, quindi lo dico, con piacevolezza a piedi nudi, ciò vuol dire che con te si mette a piedi nudi, cioè sente anche il radicamento con te, si sente accolto, l'altra persona si sente accettato. Sono carte di una bellissima energia. Ok? Ti guarda con stupore, si sente con te l'altra persona autentica. È una bellissima energia, bellissima energia. Andiamo a vedere ancora con questi tarocchi come ti vive l'altra persona, come ti vive l'altra persona. Andiamo a vedere ancora come ti vive l'altra persona. Come ti vive l'altra persona, come ti vive. Qua abbiamo il re di denari, questa persona vorrebbe proteggerti, un re di denari, non una persona di spessore, seria, e in questo caso vediamo un uomo che vuole proteggerti e tra te e l'uomo c'è un palo, quindi vuol dire che è come se tu ti nascondessi un po' qua dietro per il tuo pudore, ma questa persona, che è una persona paziente, re di denari, aspetta che tu ti apra, ok? Come ti vive? E aspetta che tu ti apra, che tu possa essere tranquilla, serena con questa persona. E quindi mi rimarca il pudore qua. Ok, andiamo a vedere ancora come ti vive l'altra persona, cosa ci vogliono raccontare. Vediamo.
Può essere un po' geloso di te, ma non te lo dice. Qua abbiamo un paggio di denari, si marca molto le figure di un uomo giovane qua. Ma al di là se è un uomo giovane o meno, come caratteristiche e personalità può avere anche 80 anni e avere uno spirito giovane di un adolescente. Ok. Può essere anche un po' geloso, ma non te lo dice. Il paggio di coppe, come ti vive la cosa, le carte sono anche molto evocative, a volte se non gli rispondi può fare strani pensieri. Ti può pensare anche in altre situazioni, diciamo che dietro un re di denari si nasconde anche un piccolo paggio, diciamo, ok. Ancora, che talento, qual è il tuo talento amoroso? Vediamo un po'. Qua c'è un due di coppe, tu sai amare. Tu sai amare. Te l'avevo detto anche qui, eh? Vedete come si parlano poi. Tu sai amare. Sai amare, sai godere della fiducia degli altri, sì, assolutamente sì. E vediamo adesso la persona di tuo interesse o la persona che può arrivare nei tuoi confronti. Qual è l'energia nei tuoi confronti? Andiamo nello specifico. Qua abbiamo una persona che vorrebbe... Questo è un otto di spade. Qua le carte evocative mi parlano di... L'energia nei tuoi confronti è un'energia ogni tanto può sentirsi frustrata questa persona. Perché? Perché a volte ha paura a farti vedere i suoi lati nascosti, no? Quella sorta di pudore. Però comprende al tempo stesso che quel pudore ce l'hai anche tu e quindi nella misura in cui tu hai il tuo pudore e lo rispetti, tu puoi rispettare anche il pudore dell'altro e aspettare i suoi tempi anche tu. Andiamo a vedere ancora l'energia di questa persona nei tuoi confronti. Questa è una persona che si fa mettere a... si fa legare da te. È una persona che si fa legare da te. Perché ti ho detto, no? Il fatto che tu comprendi molto bene l'altro, questa persona lo sa, asso di spade, l'ha chiaro questa cosa nella sua mente e quindi, essendo tu una persona aperta, comprensiva, si farebbe fare di tutto da te. Ha l'energia che si farebbe fare di tutto da te, ok. Ancora, la persona di tuo interesse, la persona che può arrivare nei tuoi confronti, qual è l'energia? Sì, questa è una persona che vuole venire da te, vuole parlarti soprattutto. L'energia nei tuoi confronti sono soprattutto spade che mi danno dall'8 all'asso di spade al 6 di spade. Quindi mi parla di una persona che ha necessità di parlare con te. Di parlare, vuole parlare, attraverso il dialogo questa persona si apre piano piano, perché anche tu attraverso il dialogo ti apri, perché tu sai amare e questa persona col 6 di spade vuole venire da te, viene da te, ha chiaro che vuole parlare, ha necessità di parlare, il dialogo è molto importante per questa persona per uscire dalle gabbie mentali. E cos'altro? È una persona che vuole viverti nella natura anche, vuole viverti proprio nella natura. E vediamo un po' nelle azioni di questa persona nei tuoi confronti, nelle azioni. Qua abbiamo un fante di spade, una persona che ti osserva tantissimo, anche quando tu non lo sai, o lo farà, cioè ti osserverà anche quando tu non lo sai. Ti osserva anche quando tu meno te l'aspetti. Ok. Nelle azioni o che ti sta osservando tanto, ti parlerà, tanto entusiasmo, fante di bastoni. E sì, qua ci sono due persone vestite, quindi nelle sue azioni ti osserva tanto anche quando tu non lo sai. Con questa immagine del fante di bastoni mi dice che nelle sue azioni vuole corteggiarti a poco, sai, come due adolescenti, sentire il profumo, lasciarsi inebriare dai profumi, un'altra carta, e poi darti tutto quello che è possibile. C'è un 10 di denari bellissimo qua. E nelle sue azioni lui pensa di parlarti, di iniziare di sentire il profumo, e col 10 denari qua troviamo una persona che completamente di nuovo si prostra, diciamo, no? È devoto a te, ok? Vuole darti tutto, tutto. Ragazzi, questo lo mandate in tilt, ok? Andiamo a vedere adesso con i nostri oracoli, lui, lei, cosa ti dice questa persona rispetto a tutto questo talento amoroso che hai, cosa ti dice questa persona? Vi ricordo che i miei oracoli lui lei per acquistarli, se lo desiderate, metto sotto all'info box in descrizione il sito dove poterli acquistare. Allora, andiamo a vedere cosa ti dice questa persona, cosa sente. Io ho desiderato fino alla disperazione di poter essere tutto per lei.
fino al giorno in cui ho appreso nel dolore che è infinitamente più nobile non essere per lei assolutamente niente. Questa è una persona che si confiderà con te. Se è una persona nuova, si confiderà le sue profonde frustrazioni, tristezze, si sentirà a casa con te proprio per poterti confessare delle cose che probabilmente non ha mai detto. Se è una persona che già conosci, si confesserà nel totale, totale apertura. Ok. Cos'altro ti dice questa persona? E infatti sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato. Tu sei tutto quello che ha sempre desiderato questa persona. Ancora, cos'altro ti dice questa persona? Mamma mia, sei la mia vita! Ragazze mie, ragazzi, io non chiedo altro. Il tuo talento amoroso continua così e quello di questo tuo pudore, questo tuo candore ha a che fare con un misticismo che porta a integrarti con l'altro, chiunque l'altro sia, a immedesimarti nei dolori, anche nelle gioie nell'altro, tant'è che l'altra persona è proprio arreso a te e tant'è che tu sei così dannatamente tutto ciò che ho sempre desiderato, sei la mia vita. Ragazze mie e ragazzi, è una stesa bellissima, bellissima. Ti aggiungo un'ultima carta della Dea rispetto al tuo talento amoroso. Ancora, qual è il tuo talento amoroso? Tu sei una saggia guida. Tutto ciò che fai, questo è il resoconto un po' di tutto, no? È proprio la saggia guida. Tu sei una persona da seguire, sei una persona che dai un esempio, sei una saggia guida. E con questo, ragazzi miei ragazzi, io concludo qui, vi faccio un grandissimo in bocca al lupo e complimenti. Noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.